ragazzi, qui Marchettino e sì, avete letto bene, ho comprato un'altra Honda S2000. Come potete vedere dietro siamo carrello muniti, siamo al confine italico, stiamo per varcare la Svizzera, quindi breve intro del video e poi subito diretti a farvi vedere l'S2000 che ho comprato e vi spiego anche perché l'ho presa. Bene ragazzi, eccoci qui, direi che un nuovo step del progetto S2000 inizia da qui, dalla mia seconda, o almeno da quello che rimane di questa povera S2000 che ha visto tempi migliori. Sono arrivato fino qui in Svizzera perché tramite passaparola ho trovato questa S2000 che è stata un affare a dir poco. Dopo vi parlo anche dei costi che ho dovuto affrontare per acquistare questa macchina e vi spiego adesso il perché sono andato fino in Svizzera per comprarla. Bene, adesso posso dire di avere non una, non due, ma un Honda S2000 e mezzo. A vederla esteticamente è praticamente quasi tutto da buttare, però a me quello che mi interessa fondamentalmente è la meccanica, perché questo qui è un esemplare con soli 114.000 km al suo attivo, quindi questo VTEC, la parte più importante del mio acquisto, ha la metà dei chilometri della mia macchina. La mia macchina è piuttosto chilometrata e con l'intento quest'anno di finire il progetto, macinare tanti chilometri e soprattutto far tante pistate, onestamente non mi sento molto confidente di strapazzare all'osso il mio motore, che 230.000 km onestamente sono tanti, seppure sul banco prova ho trovato risultati pazzeschi per quanto riguarda i cavalli che il motore riesce ancora a sviluppare. Il video lo trovate sopra. Parlano tanto della puntualità degli svizzeri, però io sono arrivato. Il proprietario dov'è? Quindi mentre sto aspettando il proprietario che arrivi, soprattutto per aprirmi la macchina e accendere il motore per assicurarmi che sia tutto ok e quindi finalizzare l'acquisto, ve la faccio vedere un po' meglio. Molto interessante vedere che qui l'impianto di scarico non è originale, non capisco neanche, vedete il colore qui attorno, non capisco se è effettivamente in titanio. Sarei anche molto curioso di sentirla accesa. I cerchi non sono originali Honda, però le gomme sono sostanzialmente nuove. Peccato, ho tirato una bella lorda, devo dire. Guardate che prima con la leva abbiamo dovuto anche alzare un pochino questa parte di carrozzeria perché la macchina ovviamente dobbiamo caricarla sul carrello. Il problema dell'S2000 è che oggigiorno i pezzi di ricambio sono diventati molto rari da trovare, perché per quanto riguarda la meccanica Honda ormai non produce più nulla per questa macchina. Basti pensare che il motore è una delle parti più ambite dell'S2000. Considerate che oggigiorno solamente per il motore, stiamo parlando dell'F20C, si trovano in vendita tra i 3 e i 4.000 euro. Carissimi e soprattutto sono difficili da trovare. Ho speso 2.850 euro, quindi potete capire che spendendo meno di un singolo motore io mi porto a casa tutta la macchina, e quindi significa che posso tenermi da parte la trasmissione, la capote, quei pochi pezzi estetici esterni che sono rimasti salvi come le calotte, le portiere. Poi se il proprietario arriva vi faccio vedere anche gli interni, però devo dire che penso che sostanzialmente terrò il motore, la tappezzeria e poi tutto il resto lo venderò in modo tale da ammortizzare la spesa. Quindi potete capire che dal punto di vista economico questo acquisto lo reputo piuttosto furbo, anche per il fatto che montando un motore con la metà dei chilometri della mia, una volta che mi stanco di questa macchina, io spero mai, e decido di venderla, potete capire che a vendere una macchina con 230.000 km non è una cosa semplice quanto venderla con un motore con la metà dei chilometri. Comunque l'ho notato adesso, devo fare i complimenti al gommista elvetico che si è occupato per l'equilibratura di questo cerchio. Io l'avrei messo un altro peso qui per bilanciare un po' il tutto. Bene ragazzi, ecco il momento della verità. Queste sono le chiavi dell'S2000 di Chung, proprietario giapponese, anzi ormai direi ex proprietario giapponese. Adesso vediamo un'attaccata col booster, perché ovviamente la macchina è ferma qui da tipo un anno, quindi direi che ha bisogno di un piccolo aiutino questo motore per partire.
momento della verità. Magnifico! E qui devo dire che negli interni la macchina è stata preservata bene. Guardate, questa non l'avevo mai vista. Questa è la sua radio originale dell'Honda, con ancora il mangiacassette. Ma che ne sanno i 2000 di queste cose. Proprio bella la sua radio originale. Carino anche il suo pommello del cambio originale. Bene, abbiamo appurato che il motore si accende, gira bene al minimo, devo dire. Adesso spegniamo. E qui, abbiamo anche una PS4. Chung mi ha regalato una PS4. Ok, no, in realtà è vuota. Che delusione. Ho chiesto al proprietario lo scarico e qui abbiamo un signore scarico, perché mi ha detto che è quello della Mugen. Tengo il mio HKS o faccio un bello scambio con questo? A voi l'ardua sentenza. Molto interessante, perché qui abbiamo anche il suo libretto tagliandi originale e ho potuto constatare che l'ultimo tagliando è stato fatto a 111.000 km, quindi sostanzialmente questo motore è stato tagliandato solo 3.000 km fa, quindi sono molto confidente sul fatto che questa macchina a livello di meccanica è stata preservata molto bene. Dopotutto gli svizzeri in Svizzera non hanno un piede pesante, quindi secondo me questa macchina sotto la scocca un po', ma giusto un po', danneggiata, la meccanica è in buono stato. Lo scopriremo presto, perché adesso la macchina va dritta da Barus Garage. Ci aspetta un altro bel viaggetto, ma poi questa macchina sostanzialmente verrà smembrata, non la riparerò, toglierò tutto quello che mi serve e il resto lo vendo. E poi siamo pronti per fare un bel trapianto di parti estetiche e meccaniche alla mia S2000 nera. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Ragazzi, ci siamo, è stato davvero un bel viaggetto. Siamo arrivati in provincia di Imperia, qui da Barus Garage, dove ho comprato la mia S2000. Devo dire, finora è stata una giornata piuttosto lunga. Siamo partiti alle 8 del mattino, sono le 18:15 e abbiamo ancora un'oretta e mezza di strada, quindi arriveremo a casa belli stanchi. Guardate qui dietro. I 30enne performance, bella, tanta roba. Ne ho guidata una un annetto fa e mi è piaciuta veramente tanto. È in buona compagnia, direi. Guardate questa GT86, non proprio stock. Mamma mia, un po' impolverata, però tanta roba. Se non ricordo male, questa qui c'è sotto un bel compressore volumetrico. Bene ragazzi, il viaggio si può considerare terminato, è stato veramente lungo, anche perché a viaggiare con il carrello attaccato i limiti di velocità sono veramente bassi e avendo percorso circa 800 km in una giornata potete capire che è stata una bella batosta. Ci tengo a ringraziare Patrick, che è il ragazzo svizzero che mi ha proposto questa macchina. Poi ci tengo a ringraziare anche Enrico e Viviano, che sono i ragazzi con il carrello e la patente per poter guidare una macchina con il carrello attaccato, che si sono offerti volontari in questa lunga ed estenuante trasferta. Però devo dire che sono molto contento di questo acquisto, perché grazie a questa S2000 che sacrificheremo riusciremo a finire in tempi più veloci e porteremo la mia S2000 con ben 230.000 km in condizioni di pari al nuovo. Sono molto contento di aver trovato questa S2000 ad una cifra veramente ridicola e soprattutto col motore con la metà dei chilometri della mia macchina, quindi potete capire che
in ottica di future modifiche, di una migliore tenuta del valore, così come anche di una rivendibilità più facile, mi ritengo molto soddisfatto di aver fatto questo acquisto in ottica di finire il progetto S2000. Io ragazzi ho provato a controllare su internet e lo scarico completo in titanio della Mugen, cioè lo scarico che ha l'S2000 blu che ho comprato, costa 1300 euro. Non me l'aspettavo, quindi tengo l'HKS o monto lo scarico Mugen e vendo l'altro? Adesso vedo un po' il da farsi. Intanto devo portare la mia S2000 nera da Baru, però lui nel frattempo si sta già muovendo in officina per smontare completamente l'S2000 blu. Quindi nei prossimi episodi vedremo l'altra macchina completamente nuda e anche la mia S2000 nera senza motore e altre parti che andremo a sostituire. Sono molto contento di come sta procedendo questo progetto perché ormai penso che manca veramente poco per completare definitivamente la macchina e finalmente poterla sfruttare in pista e in strade di montagna. E come sempre grazie ad eBay per tutto il supporto che mi sta fornendo. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!